Benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a vedere in questo breve video come creare uno spot pubblicitario per il nostro prodotto. Avete qualcosa da proporre sotto Natale, un'offerta speciale, un regalo eccezionale? Quindi andiamo a vedere come creare un piccolo video spot partendo da un'immagine, utilizzando l'intelligenza artificiale di Elon Musk che si chiama Grok, che permette di fare video. Ovviamente i video che vengono realizzati sono molto brevi, ma noi abbiamo un trucchetto per allungarli. Andiamo a vedere Gennaro cosa ha combinato in questo video. Per prima cosa andiamo a creare un video con questa intelligenza artificiale di Elon Musk, questa che si chiama Grok. Ovviamente non è un'intelligenza artificiale gratuita, ha una parte a pagamento, una gratuita, ma per la parte gratuita diciamo che è più che sufficiente per video che sono destinati ai social, ok? Non cose che ovviamente possiamo aspettarci della cinematografia, però diciamo che il suo lavoro lo fa bene ed è gratuita, ok? Allora, prima cosa da fare è loggarsi. Ecco, ci può loggare con Google, ovviamente con X, oppure si può loggare con un'email o anche con Apple. Io mi loggerò con questo, do la faccia, ci metto sempre la faccia io. E quindi entriamo qui. Vedete che questo è a pagamento, poi alla fin dei conti si hanno questi privilegi, però costa un botto. Okay, costa veramente tanto, ma noi la andiamo a utilizzare gratuita. Ok, cosa facciamo? Andiamo a generare 4-5 clip di uno spot, di una cosa natalizia che vogliamo fare. Ovviamente voi farete il vostro, io vi faccio vedere come fare, poi potete fare quello che volete. La generazione dei video viene cliccando qua. Ok, c'hanno altre cose, ma si genera qui. Ecco, la prima volta che andiamo su, se clicchiamo sull'oggetto che vogliamo raffigurare, viene realizzato un video, ok, di sana pianta. Ecco, non guardate il formato. Ovviamente il formato è un'immagine presa dal web, quindi ok, in questo formato. Se vogliamo possiamo adattare l'immagine e ovviamente verrà fuori un altro conto. Ecco, mette già la musica e fa questa animazione qua. Però se noi vogliamo un formato 16 noni o quadrato, possiamo andare a fare questo. Possiamo andare nel programma nostro specifico, quello che usiamo. Io uso Photoroom, prendere ovviamente l'immagine, andiamo qua, prendiamo la nostra cuffietta, la facciamo ovviamente ok, scontornare, e poi o la mettiamo quella originale o mettiamo quella quella trasparente, e poi andiamo a fare così. Ecco, io voglio generare uno spot, facciamo un reel, vediamo cosa succede, ok, se io faccio così. Ok, io ho dato ovviamente la sembianza di un reel, ma andiamo a levare il background, ok, ce lo andiamo a mettere bianco. Vi ricordo che tutti i tutorial di Photoroom sono presenti su il mio canale, ne arriveranno altri. Mettiamo bianco, ok, facciamo così e mettiamo bianco. Andiamo adesso a risalvare l'immagine, ok, e ritorniamo in Grok. Ok, a questo punto un swipe verso il basso e dovrebbe comparire anche l'altra immagine. Se non compare, clicchiamo qui e ce l'abbiamo qua, vedete, e questa è quella che abbiamo 16 nodi. Ecco, non vi preoccupate se non vedete tutto. Adesso vi faccio vedere quando va a generare un video. Ok, adesso lo sta generando. Ovviamente genera un video come abbiamo visto prima di sana pianta suo. Ok, se andiamo a salvarlo e ci rechiamo nel rullino fotografico e andiamo a vedere il formato, vedete che è diventato 16 noni, ok, cioè 16 noni, 9 sedicesimi. Ora io vado a togliere questo, ok, faccio così e vado di nuovo in Grok, però do il mio prompt adesso. Tornati in Grok, qua vado a scrivere il mio prompt, vado a dare questa freccia in su
e lui adesso mi genera quello che ho scritto io, praticamente questa ragazza che guarda queste cuffie in un negozio che praticamente ha addobbato a Natale. Ecco, ovviamente i video sono sempre diversi, non ci aspettiamo il video uguale. Se adesso vado a farlo rigenerare, ovviamente viene fuori un'altra cosa, però l'effetto non è malvagio. Eccolo qua, l'effetto è questo. Se vado a salvare e adesso vado in LumaFusion, per dire, ognuno userà il programma che vuole, creato un nuovo progetto, vado a prendere quello che lui ha realizzato, ok? Quindi vado qua, ed è questo qua, mi sembra di sì. Eccoli, guardate un po', guardate un po', guardate un po'. Ok. Adesso cosa faccio io? Per continuare, visto che sono molto corti, vado alla fine, ok? Dell'ultimo fotogramma e vado semplicemente, questo è un trucco scemo, a praticamente memorizzare, fare diciamo le screenshot, diciamo esportare l'ultimo fotogramma. A questo punto in Grok vado di nuovo indietro e vado a prendere l'ultimo fotogramma, che è questo, e vediamo cosa fa da solo, che può anche andarci bene, quello che fa da solo. Può essere anche che sia convincente quello che fa da solo. Adesso la ragazza dovrebbe indossare le cuffie, ok? Semplicemente. Ecco, quello che è bello che tiene l'ambiente. Ecco, no, guarda sempre le cuffie, invece adesso noi facciamo così e gli mettiamo questo prompt qua che praticamente la ragazza mette le cuffie, ok? Noi non vediamo tutta l'immagine perché ovviamente lavora bene a 16 noni e non lavora a 9 sedicesimi. Se facciamo un video a 16 noni è perfetto. Ok, se tutto è andato bene e vado a salvare di nuovo il video e ritorno in LumaFusion e vado a mettere in cascata, ok, dietro il video che ha generato, dovrebbe, se torniamo indietro col ditino, vedete, continuare il video. E io cosa faccio adesso? Alla fine faccio la stessa cosa. Vado a memorizzare sempre l'ultimo fotogramma come immagine, vado di nuovo a prendere un altro prompt mio, che vedete li ho memorizzati, tiro di nuovo giù, vado a prendere l'ultimo fotogramma e praticamente faccio nuovamente l'operazione, ok, vado di nuovo a fare così e vado a fare l'operazione. Ecco, ogni tanto quando do diciamo il mio prompt si cancella e mette il suo, però vabbè, si può rifare. Ecco, non è infinito, questo lavoro qua non è infinito, praticamente vedete che non l'ho fatto, lo rimetto. Non è infinito diciamo le immagini, ovviamente finiscono a un certo punto, non so, ce ne abbiamo 10, 15, adesso non mi ricordo, però qual è l'escamotage e cambiare ovviamente account e quindi si può utilizzare. Come vedete la risoluzione non è ok eccelsa, però diciamo che si può poi lavorare un po' in post produzione. Eccoli, ok, se ne va in correttura. Perfetto, se ne va, anche ha detto se ne va. Noi andiamo di nuovo in LumaFusion, prendiamo di nuovo la ragazza qua. Ecco, io adesso ho aggiunto un prompt qui, vedete qua, praticamente continua, ok? Ok, continua. Ho aggiunto un prompt, questo qui. Addirittura ho messo campo lunghissimo, quindi gli ho dato diciamo gli ho dato un'istruzione come si dà a un cameraman, ok? Fammi la ripresa, un campo lunghissimo. Ok, eccola qua, adesso ci mettiamo questo, ecco, se fate presto può darsi che lo prenda il prompt, non lo so se l'ha preso, però lo ridate. Ovviamente è un'immagine, un video sprecato, però vabbè. Ok, adesso facciamo quest'altra che la ragazza se ne va, il campo lunghissimo praticamente si allarga, il campo si allarga, allora. Vedete come si, vedete, guardate un po', cioè, sì, la ragazza non se ne va, sta lì che balla, però vabbè. Oh,
andiamo che ci va bene, poi fate le vostre prove, ovviamente ho detto che non viene sempre uguale, però adesso se io ho buttato giù di nuovo questo, no, ho buttato giù questo, ok, ok, questo se ne va, e se lo vediamo da capo adesso, lasciando perdere l'audio che è sempre diverso, se ne va in correttura. ruba le cuffie questo, attenzione. È vestito anche da Natale, guarda che bel negozio. Guarda, avete visto? Che roba. Adesso l'ultima cosa che possiamo fare, ovviamente potremmo andare avanti quanto vogliamo. Ecco, se vogliamo possiamo escludere l'audio semplicemente andando sull'altoparlantino. Ogni programma avrà il suo. E alla fine metterci un Merry Christmas, qualcosa del genere, quello che volete. Ok? Quindi finiremo con un messaggio. Io l'avevo già scaricato. Se vado in story, perché stavolta mi sono dovuto riabbonare, ovviamente andiamo qua e dovrei averlo scaricato. Ecco, questo lo posso mettere qua. Non proprio, ok, proprio un po' che finisca, cioè che inizi prima che la ragazza se ne vada. Ovviamente è un chroma key, quindi bisogna andare qui, col chroma key bisogna andare qui e far verde, e qui, ok. Poi possiamo andare ovviamente a ingrandire il nostro lavoretto, qua possiamo metterlo più così, ok, lasciamo così, va bene. E ovviamente possiamo mettere una dissolvenza qua sotto, ok, col tasto T. Quindi che succede? Ok, poi andiamo a vedere un po' la lunghezza di questo video per finalizzarlo. Sono tipo neanche 30 secondi, va bene così, tanto ragazzi è diciamo che ovviamente è una prova mia. C'era qualcosa già qua di Christmas, questo qua 32 secondi, tanto possiamo allungare anche il titolo. Ok, ce lo sbattiamo sotto, vedi che alla fine, ok, ovviamente dura di più, ma noi lo tagliamo, Command B, lo facciamo finire a tempo, praticamente facciamo così con questo tastino qua che è molto carino. Questa cosa qua di LumaFusion ce l'hanno pochi, questa funzione qua, e andiamo a farlo finire. Ora dovrebbe finire. Perfetto ragazzi, all'inizio ovviamente non inizierà bene, ok, e quindi ci mettiamo un piccolo, anche qui un fade, chi se ne frega, ho sbagliato, fade, ok. Sì, là sei un po' confusa la ragazza. Però diciamo abbiamo fatto il nostro spot. Se avete un vostro prodotto, siete a posto. Avete visto? Avete visto com'è facile? Ognuno di noi può fare una cosa del genere, quindi non è un problema, non è veramente difficile, basta partire da un'immagine e avere anche il prompt giusto. Ovviamente ognuno di noi, ognuno di voi farà il prompt che serve, ok? Quindi specificare ovviamente tutto quello che volete nell'ambiente, vedete che le cose riescono. Bene ragazzi, a me è piaciuto, è simpatico, lo userò forse per qualcosa, quindi fatemi sapere nei commenti se a voi questa cosa vi può servire. Quindi non mi resta che dirvi sempre la stessa storia, sempre la stessa canzone, l'avevo fatta ma non ha avuto tanto successo. Condividete questo video con i vostri amici che magari date la possibilità di conoscere questo strumento, perché no, magari hanno un'attività che vogliono, se vogliono promuovere un prodotto sotto le feste. E poi in ultimo, se volete, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche che posterò e i video che posterò nel lungo percorso che ci porterà ovviamente alle feste di Natale.
Con questo vi ringrazio, un abbraccio, ci vediamo presto.